Nel Purgatorio Dante incontra Beatrice, lo vedremo poi alla fine, diventerà poi lei la sua guida perché Virgilio non può andare oltre. E cos'è questo purgatorio? Vi dicevo, è uno stadio dell'essere, lo sapete, intermedio. All'inizio si pensava fosse uno stato dell'essere, poi è diventato sempre più un luogo fisico, diciamo, a metà strada tra inferno e paradiso. E nasce dall'idea di fare anche delle preghiere, delle indulgenze per purificare. C'è l'idea che qualcuno non è stato né troppo cattivo da andare diretto all'inferno, né troppo buono da andare in paradiso. E allora vi dicevo, fu riconosciuto proprio dal Concilio di Lione nel 1274 come argomento di fede. Perché se voi prendete la Bibbia o altre cose, non troverete la parola purgatorio. È un'idea, diciamo, che è venuta molto dopo. E quindi considerate l'epoca, Dante scrive la Divina Commedia 30 anni dopo e quindi è fresca l'idea del purgatorio. Nel purgatorio che cosa ci sono? Ci sono i lussuriosi, i gurosi, gli avari, gli accidiosi, gli iracondi, i superbi e mi direte voi, ma scusami, ma questi non erano nell'inferno? Perché si ritrovano anche nel purgatorio? Perché la differenza è questa. Mentre nell'inferno hanno fatto volutamente, hanno peccato volutamente, nel purgatorio è tipo per eccesso di zelo, che sono peccati sempre da condannare, ma molto meno gravi, che presuppongono anche una salvezza. E la logica delle pene è complementare proprio a quella dell'inferno, perché nell'inferno, alla base del monte, qui del purgatorio, si trovano i peccati, diciamo, più gravi. Le anime devono compiere tutti questi passaggi, tutte queste cornici, fino ad arrivare in cima dove c'è l'Eden. Questo è l'antipurgatorio dove ci sono gli scomunicati, i pentiti a fine vita, i morti, per esempio, morti violentemente, che non hanno potuto abbracciare la fede, ma sono stati uccisi violentemente e sono nell'antipurgatorio. Poi inizia, vedete, l'ascesa della montagna del purgatorio, prima i superbi, poi gli invidiosi e anche qui trovate i lussuriosi, diciamo, sono quelli che hanno il peccato meno grave. Importante è che è il regno più vicino alla vita terrena, perché questo non ha una dimensione d'eternità, come all'inferno si sta sprofondati nell'inferno in eterno. In paradiso si vive in paradiso eternamente al cospetto di Dio. Il purgatorio, al momento che uno poi passa in paradiso, finisce la dimensione, diciamo, non è eterna quella del purgatorio, ha una natura, potrei dire, transitoria, no? Di passaggio, perché quando poi ci sarà il giudizio universale, che verranno giudicati buoni e cattivi, quelli di purgatorio o vanno all'inferno o vanno in paradiso. E quindi resterà disabitato per sempre il purgatorio. E guardate, questo è il purgatorio, c'è il mare dell'emisfero australe, la spiaggia, e poi c'è la prima balza con l'antipurgatorio, la seconda balza, poi c'è, inizia il limite qui della porta del purgatorio, iniziano le varie cornici, c'è il limite della sfera del fuoco in alto, il paradiso. Il purgatorio, appunto, vi ho detto, è strutturato in 7 cornici, più l'antipurgatorio e l'Eden, che fa di nuovo 9, il numero che si diceva chiave per leggere la Divina Commedia, come il 3, come il 33 e così via. Qui siamo all'alba del 10 aprile, è proprio la domenica di Pasqua. Sulla cima, dicevo, c'è questa foresta che non è la selva oscura che abbiamo visto nell'inferno, ma è una foresta dove c'è luce e prefigura la luce divina, una foresta divina. E è interessante che quando Dante arriverà in cima ci sono due fiumi. Fiumi, uno è l'Ete che cancella il ricordo dei peccati commessi e uno è l'Eunoe rafforza invece il ricordo del bene compiuto e bisogna bagnarsi in entrambi, uno per dimenticare i peccati, cancellarli e uno invece chi ha vissuto nel purgatorio, è logico, aveva dei peccati da scontare fino ad arrivare in cima e uno invece per rafforzare invece il bene perché se è nel purgatorio qualcosa di bene ha comunque compiuto, no? E quindi per rafforzare il bene che ha compiuto. Vi dice nulla l'acqua Lete? Ecco il canto del Purgatorio, c'è l'angelo
traghettatore, e questo angelo che non ha remi e guida con le ali, muovendo le ali, diciamo, sposta la barca. E qui vediamo varie rappresentazioni nei codici miniati. Ecco, questa, una delle più importanti, è sicuramente l'anima e i purganti del Koch, sempre del Casino Massimo a Roma. E qui cosa vedete? Trovate la porta del Purgatorio con l'angelo custode del guardiano che ha la spada e due chiavi. E qui trovate varie scene. Queste sono i purganti, coloro che sono nel purgatorio, diciamo che vengono portati, e sono le anime espianti, e qui vedete cantano un salmo della liberazione appunto dall'Egitto. Ci sono vari personaggi, questo per esempio è Casella, è un personaggio a essere rappresentato importantissimo, poi lo vedremo. Il poeta chiede praticamente a Dante poi di inginocchiarsi di fronte all'angelo prima di poter entrare. E qui si vedono varie scene, angeli che combattono un serpente che è simbolo del demonio. E qui trovate anche una scena importantissima di un personaggio ucciso a Campoldino. Ve lo mostro. Dipinse questa scena Koch, è Bonconte da Montefeltro, è praticamente un condottiero della parte ghibellina nella battaglia di Campaldino. Che cosa fece? Siccome morì a Campaldino nella battaglia che avvenne l'11 giugno del 1289, cosa successe? Il corpo di questo Bonconte da Montefeltro non venne ritrovato. E allora Dante si immagina che ci fu una lotta tra il diavolo e l'angelo per prendersi la sua anima, ma siccome Buonconte alla fine, proprio in punto di morte, si pentì, per una lacrimuccia, diciamo, l'angelo se lo prende a sé. Ecco che il diavolo arrabbiato scatena una tempesta incredibile e fa disperdere il corpo di Buonconte. Per questo il corpo di Buonconte da Montefeltro non è stato ritrovato, e per Dante questo personaggio è importante, no? Proprio per il suo valore. E questo è il momento in cui il diavolo, vedete, poi gettò il corpo nel fiume e non lo fece ritrovare, ma l'angelo se lo prende a sé. E poi una cosa non ve l'ho detta, Dante va nel purgatorio e nei regni, ci va con il corpo, non come anima, ci va proprio fisicamente anche con il corpo, e qui sono rappresentate tutti i vari peccati. In questo affresco, vedete, ci sono rappresentati in un'unica scena. Questa è il Casino Massimo Lancellotti e la Villa Giustiniani, praticamente a Laterana a Roma, che vi dicevo, dove ci sono tutti questi affreschi. E qui ci sono, vedete, tutta una serie di vizi che vengono qui rammentati. Partiamo dal primo, vedete i superbi che stanno portando un macigno sulle spalle, e poi ci sono i vari gradoni, ci sono gli spiriti invidiosi che hanno gli occhi chiusi, come furono, diciamo, guardarono con invidia, ora hanno gli occhi cuciti e così via. Questi ci sono gli iracondi, eh, fumo, no, d'ira rabbiosi, e quindi sono immersi in un fumo. Qui si vedono Dante e Virgilio, li vedete? E poi ci sono tutta una serie di avari, prodighi, fino ad arrivare ai lussuriosi, e sono questi due che si stanno baciando. Iniziamo ora con le varie cornici. I superbi, siccome in vita camminarono a testa alta, ora camminano ricurvi sotto massi pesanti. E qui ci sono le varie scene. Gli invidiosi, ve l'ho detto prima, guardarono con occhi cattivi il bene degli altri perché avevano invidia, ora hanno gli occhi cuciti e sono vestiti con una tela di sacco. Vedete? E gli invidiosi vengono rappresentati anche, qui si vede Dante accompagnato da Virgilio che offre consolazione agli animi degli invidiosi. E questo è i golosi. In vita mangiarono troppo, ora soffrono la fame e la sete.